Siamo al secondo video dedicato ad Adobe Premiere per iOS. Andremo a fare un piccolo montaggio molto semplice, inserendo una clip, un testo, una musica, ovviamente degli effettini molto semplici per transizioni e robe del genere sul testo, non ancora sui video, poi li vedremo più in là e poi esporteremo il tutto. Cosa molto semplice. Vi lascio il video e ci vediamo alla fine. Siamo pronti per fare un primo montaggio con Adobe Premiere per iPad. Io lo userò su iPad, ma potete ovviamente utilizzarlo anche su iPhone. Cosa andremo a fare? Ovviamente andremo a fare un progetto nuovo e inseriremo come prima cosa le clip. Come abbiamo visto già nello scorso video dell'introduzione, possiamo inserire una clip anche da un disco esterno. Quindi io non farò altro che andare a fare un progetto nuovo e recarmi qua sotto. Vedete, qua sotto ci sono tutte le cose che possiamo inserire. La prima schedina, questa qua, è l'inserimento ovviamente dei video, immagini eccetera eccetera, di tutte le sorgenti, e abbiamo anche file. E ragazzi, cos'è la cosa più bella di non andare a prendere una cosa su un disco? Io ci sono già sul disco in fortezza, quindi cosa facciamo? Andiamo a importare un po' di video a caso, ne importiamo 3 o 4 che ci serviranno ovviamente per le nostre prove. Ok, selezionati i video, faccio così e Telkey, l'importazione avviene abbastanza in velocità. Prima cosa, guardate che bello, questo mi piace un sacco, devo dire la verità. Vedete che praticamente sotto c'è lo sfocato del video, perché io adesso sono ovviamente in 9 sedicesimi, quindi il video è un 16 noni, quindi ovviamente fa questo effetto che noi facciamo a mano, ok, delle volte. Per cambiare l'aspetto andiamo qua in questo tastino qua e cambiamo l'aspetto che più ci piace. Io metterò 16 noni perché giustamente è così. Ok, l'inserimento delle clip è stato fatto. Andiamo avanti, cosa facciamo ora? Ora andiamo a fare un taglio, vediamo come si può tagliare, ok, una clip in Premiere, molto semplice, però andiamo a vedere ovviamente come si fa il taglio. Come si fa a tagliare? Molto semplice, ovviamente, questo è un primo montaggio molto semplice. Si va ovviamente a selezionare il punto preciso che si vuole tagliare, si deve selezionare ovviamente la clip che si vuole tagliare e andiamo sulle forbicine ed eccole qua, le forbicine sono queste, vedete, abbiamo tagliato. Ecco, una cosa interessante, adesso se faccio io uso la tastiera, faccio CTRL Z e torna indietro. Vorrei provare CTRL B, io Command B, no, Command B niente, ci ho provato, ci provo i tasti, funziona. Quindi il taglio questo è molto semplice, ma ovviamente possiamo anche ridimensionare la lunghezza della nostra clip con le solite manigliette che ci sono, quindi molto semplice questo gesto, però ovviamente per un primo montaggio ci sta. Andiamo avanti, andiamo a vedere ora come si spostano le clip, ok? Adesso questo è una cosa molto semplice, come si spostano. Beh ragazzi, molto semplice, la clip si prende, ok, e si trascina, vedete? Si fa lo spazio. Ma la cosa bella che vi ho fatto vedere già l'altra volta, che possiamo andarla a mettere in un altro livello, quindi trascinandola su. Ok, vedete abbiamo un altro livello, quindi possiamo fare ovviamente un multitraccia. Vediamo di mettere anche questa, vedete abbiamo addirittura 3 livelli di video, quindi molto interessante questa parte qui, io dico, io sono abituato con LumaFusion, quindi questa cosa qui a me piace molto, quindi spostamento delle clip è importante. Lo spostamento avviene anche con questo tasto, basta selezionare ovviamente la clip, ho scoperto questo tastino qua, molto interessante, sposta su. Cosa fa questo tasto che adesso ho perso? Questo qui sposta su la nostra clip, vedete la sposta su o giù. Molto interessante queste funzioni perché magari ce ne sono altre interessantissime. Un'altra cosa che possiamo fare è sostituire la clip, quindi io vado qua e c'è proprio la voce sostituisci che è questa. Vado qui, ovviamente sostituisco la clip.
Ecco, sostituisce ovviamente tramite rullino fotografico. Questa cosa non lo so, forse c'è qualcosa per accedere, no, e forse non si può andare a sostituire questo, diciamo, questa clip da file. Ecco, questa cosa forse è un pochino non tanto bella. Andiamo avanti. Allora, poi cosa c'è da inserire ancora? Possiamo gestire ovviamente il testo, ok? Inserimento di un testo. Quindi adesso io vado a rimettere a posto tutto il nostro filmato e metteremo un testo. Ok, sono tornato indietro, adesso possiamo mettere un testo, ok? Mettiamo un titolo di testo, quindi un titolo diciamo in testa. Andiamo qua e facciamo titolo. A questo punto posso scrivere liberamente, ok? Ecco ragazzi, io penso che eravamo a Savona, se non mi ricordo bene, penso di sì. Quindi ho messo il mio titolo e cosa posso fare? Ecco, il mio titolo appare qua, vedete, appare qua. Non so se posso metterlo in testa. Ecco, per metterlo in testa senza niente sotto, come si fa? Molto semplicemente, usando un pochino così di praticità, no? Visto che veniamo da un mondo ovviamente già di editing, andiamo qua e inseriamo uno spazio vuoto, ok? E quindi il testo lo possiamo ovviamente spostare dove è lo spazio vuoto. E a questo punto il mio testo verrà visualizzato sopra il nero, ok? Sopra il nero. Possiamo ovviamente col pitch to zoom, vedete, allargare ovviamente la timeline, spostare ovviamente il testo all'inizio e spostarlo anche ovviamente se non voglio andare, ecco c'è anche l'aggancio, quindi penso di sì, c'è l'aggancio. Quindi se adesso vado a fare il play, ok? E cosa abbiamo oltre l'inserimento del testo stesso? Una volta selezionato abbiamo un po' di strumenti. Innanzitutto abbiamo lo stile, che come abbiamo visto l'altra volta non ce ne sono tantissimi, ok? Quindi possiamo andare a scegliere uno di questi oppure a piacere nostro cambiare i font, cambiare ovviamente il colore, ok? Il colore, fare anche, cosa abbiamo? La tua scelta, vabbè. La tua scelta? Le tue scelte, va bene. Le tue scelte abbiamo personale, abbiamo l'opacità, abbiamo un po' di cose consigliate, vabbè. Comunque, ecco, abbiamo lo sfondo, eccolo qua, lo sfondo è questo qua, quindi possiamo andare a cambiare lo sfondo. Il layout, come visto l'altra volta, è inteso come il posizionamento del paragrafo, ok? Quindi possiamo andare a cambiare questa cosa qua, ma la cosa carina che ho visto è poter mettere un'animazione, ok? Ed eccola qua, l'animazione è questa. Abbiamo ovviamente qua l'opacità, qua abbiamo ovviamente la duplicazione, cancellazione e taglio. Vabbè, taglio non possiamo, oppure possiamo andare a riscrivere il nostro testo. Ecco, qua possiamo andare a metterci un'animazione. Ecco, le animazioni non sono tantissime, non sono tante, sono veramente poche. Queste sono in, ok? Queste sono in entrata, ok? Ovviamente non si può neanche scegliere la durata. No, no, però vedete con... No, neanche con... no, non si va avanti e indietro con i tasti. No, non si va. Io sono abituato a LumaFusion che ha i tasti che vanno avanti e indietro. Ecco, sì, abbiamo solo tre scelte. Qua abbiamo l'in e qua abbiamo l'out. Ok, quindi se vogliamo far uscire o entrare il testo è così. Andiamo a spegnere, vediamo che succede. Ok, la cosa che sicuramente arriverà con gli altri aggiornamenti perché sapete che ci danno le cose col contagoccia e non potete decidere la lunghezza di questo effetto. Vabbè, ragazzi, ce ne stiamo così. Bene, inserito il testo, cosa possiamo fare di ultimo? Possiamo inserire una musica. Adesso andiamo a vedere come si gestisce l'audio, un pochino sommariamente, poi faremo un video ad hoc. La cosa che devo dire, quando si va a selezionare una clip, ovviamente abbiamo
la gestione dell'audio, che in questo altoparlantino qua abbiamo il volume, ok? Quindi possiamo eliminare il volume della nostra clip. Se no possiamo andare anche a vediamo se trovo, eccolo qua, estrai audio. Quindi se estraggo l'audio, ovviamente penso che mi venga creata, ecco, una traccia apposta. Quindi peccato che non c'è da questa parte, come ovviamente sono abituato in LumaFusion, il tastino per andare a togliere, ok, l'audio stesso. Va bene, li mettiamo a posto. Abbiamo visto che c'è il volume, ma adesso andiamo ad aggiungere una musica. Ecco, la musica si aggiunge così, si va sempre nella parte di qua dentro audio e abbiamo un sacco di cose, ok? La cosa interessantina è praticamente questa, vabbè, estrai audio e genera effetti audio. Questo bisogna vedere. Effetti audio, questo genera un effetto audio. Qua ovviamente abbiamo un voice over, possiamo fare un ovviamente un doppiaggio, musica personale. Abbiamo visto che da Apple Music non si può prendere più niente e andiamo a fare colonna sonora. Musica personale si può andare a prendere solo da Apple Music o si può andare a prendere da qualche altra parte. Non si può andare a prendere da nessun'altra parte, cioè non posso inserirla, penso, da file. O c'è un'importazione? Sì, c'è importazione da file. Ma andiamo a inserire una musica di, ovviamente, che è dentro, ok, Adobe Premiere. Quindi possiamo andare, allora, atmosfere, possiamo scegliere ovviamente l'atmosfera che vogliamo. Qui era ovviamente abbastanza estate, così, non so, dinamica, mettiamo dinamica, no, dinamica no. Sognante, dai, sognante, ok. E quindi per applicare basta dare così e l'abbiamo applicata, vedete, viene fuori. Poi abbiamo generi, ok, possiamo andare, che non sono i generi i cognati, sono sottofondo, possiamo fare così, quindi andiamo indietro e lui ancora una volta filtra. E poi durata, ok, possiamo andare a vedere la durata. Allora, se io adesso andassi indietro così, spengo qui, scusate, non qui ma qui, vado a vedere quanto dura il mio filmato, ok, vado a vedere quanto dura, vado alla fine e vado a vedere quanto dura il mio filmato. Dura circa 43 secondi, 45 secondi, quindi potrei quasi quasi mettere una canzone giusto della durata, ok? Quindi rivado a fare la stessa cosa, forse vediamo se l'ha tenuto. No, non ha tenuto. Allora facciamo sognante di nuovo. Allora, sognante era qua, sognante. Atmosfera, generi, mettiamo sottofondo e mettiamo durata, ovviamente 60 secondi, ok, dai 30 ai 60 secondi, quindi ci serve una musica da 40 secondi. Da questa parte qua abbiamo la durata, vedete? Io metterei una da 46 secondi, facciamo questa, ok. Ok, l'ho messa, ok. A questo punto possiamo andare praticamente a vedere cosa è successo. Wow! Ecco, la cosa che adesso ovviamente mi farete tante domande, ma sì, a tempo come si fa? A tempo si fa come si faceva alla Carlona, come eravamo abituati con l'Umafusion quando non c'erano i marker o roba del genere. Si va a tentativi, cioè si va a tentativi, ci taglia qui, la musica si taglia qui e si taglia, si cerca di fare così, ok? E vedere se poi alla fine, ok, si ci ferma. Scusate, ho sbagliato io. Cosa ho fatto? Aspettate, vado indietro, ok.
Vabbè. Eccola lì, guardate che bella. La fortezza. Arriva. Arriva la fortezza. No, ragazzi, non era Savona. Non mi ricordo dov'è. Scusate. Intanto andiamo a fare così, cambiare che è meglio. Non era Savona, questo era, che ne so, non lo so. Vabbè, Fortezza, mettiamo Gita, va. Aiuto, mamma mia, che memoria, Giota. Mamma mia, ragazzi, che memoria Dublin. Quindi adesso possiamo ovviamente tagliare la musica, penso che si possa tagliare anche la musica. Ecco, qua possiamo andare qua, tagliare la musica qui, ok, facciamo taglio, tac, netto, e l'andiamo a eliminare con il cestino. Ecco, no, lubrificati invece no. Oppure vediamo se possiamo cancellare. Con la tastiera, ragazzi, con la tastiera. Vediamo invece la dissolvenza. Allora, dissolvenza audio. Allora, dissolvenza audio, dissolvenza in chiusura. Facciamo così, mettiamo 4 secondi. E non lo so quanti secondi sono. Ah, vedete, c'è una riga. Ah, ok, qua vedete c'è, vabbè, non posso prenderlo ovviamente col dito, ma posso andare a aumentare i secondi, ok? Sì, è ovviamente ancora acerba secondo me. Ok, quindi possiamo, ok, diciamo ritenerci fortunati, ok? Un montaggino stupido, ma è ugualmente bello. Cosa possiamo aggiungere ancora? Ovviamente possiamo aggiungere della grafica. Io intendo la grafica e quei gadget, i stickers, quelle cose là. Ho visto che si possono generare. Adesso andremo a vedere la prima cosa delle AI. Allora, se io volessi mettere qua un sole, ok? Vado a far così, vado sempre nella prima schedina e vado qua a fare genera non immagini ma sticker. No, genera sticker. Sticker. Ecco, a proposito dei AI, vedete qua sotto c'è utilizza un credito. Se ci clicco sopra mi dice che io ho 10 crediti a disposizione. Allora, prossimo rinnovo il 12/9. Quindi penso che eh, io consumando questi il 12/9 ne ho altri 10. Ma no, lo so. Quindi tipo di contenuto. Allora andiamo un po' a vedere il tipo di contenuto, cosa dice anche. Automatico oppure posso arte, foto, vettore, non elaborato, no, foto no, eh, diciamo arte, dai. Arte e qua cos'è invece? Questa qua invece sì, è proporzioni. Allora, proporzioni lo mettiamo orizzontale, quadrato, dai. E qui ci mettiamo ovviamente il prompt, ok? Quindi mettiamoci quello che vogliamo generare. Ecco, genera un sole estivo. Andiamo a vedere un po', clicchiamo qua e vediamo che succede. Qui possiamo annullare, ma non annulleremo, se no, che senso ha? Allora, ma generato un sole estivo, praticamente è uno sticker, ma è una cosa veramente enorme. Ah, qua sotto abbiamo le varianti. Bello, bello. Vediamo cosa audition chi. Vediamo cosa audition. Non ho ancora consumato niente. Allora, sì, 9 crediti rimasti. Vabbè, ragazzi, non sono pochissimi. Andiamo a far così e vedete l'ha inserito qui. Quindi adesso io cosa posso andare a fare qua? Posso andare ovviamente a metterci un'animazione, anche qua. Sono sempre le stesse animazioni, sono sempre le stesse. Quindi intro, posso metterci una cosa così. Allora, Oh. io non l'ho neanche vista l'animazione. Magari è troppo corto, allunghiamola un po', allunghiamola.
sì, le animazioni non hanno nessun senso, non hanno proprio senso di esistere. Scorrimento, dissolvenza, non hanno senso di esistere. Le animazioni proprio sono veramente un punto dolente di questa applicazione. Cosa c'è di altro che possiamo fare? Ah, abbiamo anche il movimento che non abbiamo visto, il movimento che scorre di qua di là, ma non c'è mai, come dire, ah, Wow! ok. Sì, diciamo che dal lato animazioni è un po' scarsetto, eh. Ecco, questa qua adesso, vediamo un po' se possiamo spostarla. Allora, no, perché non posso spostarla? No? Ok, col dito l'ho dovuto fare. Ah, le posso mettere anche in sovraimpressione, vedi? Dai, non male, non male, non male, non male, non male per una prima, diciamo, per un primo, come dire, test non male. Ah, quindi anche il testo ha un'animazione sua, ha un movimento. No, non ce l'ha. Perché non c'ha, perché non mette il movimento anche il testo? Vabbè, comunque dai, non male. Ovviamente possiamo spostare qua il nostro piacimento, possiamo col ditino rimpicciolirlo anche qua sotto, mi sa che ok. Gira, oh dai, non brutto, non brutto, non brutto, non brutto questa cosa, non brutta. Vediamo un po'. No, dai, su. Non spariamoci proprio a zero. Dai, carino, carino, carino. Ultima cosa, ovviamente dovremo andare a esportare il nostro video. Ovviamente la rifinitura sarebbe quella che dobbiamo vedere il video, se vogliamo spostare qualcosa, se qualcosa non ci aggrada e quindi poi una volta che abbiamo fatta questa rifinitura possiamo esportarlo. Per esportare il video si va qua sopra, ok? Qua sopra. E ovviamente qui sotto abbiamo tutte le cose da scegliere. Ovviamente abbiamo le risoluzioni, facciamo 1080, 4K mi sembra esagerato, i frame per secondo e qua abbiamo anche la qualità. Ecco qua la cosa bella che abbiamo anche la dimensione del file. Ok, molto carino. Ora, per generare ovviamente il video andiamo qua. Vediamo un po' se si può vedere il preview, sì. Con la barra aspettatrice sì. Wow! No, non si può vedere. Eccolo sotto. Va bene, lasciamo perdere. Questo piccolo dettaglio. Ok, andiamo a generare. Ovviamente adesso ci saranno tutte le condivisioni, potremo condividerlo sul disco, andare sul disco esterno, penso. Ovviamente avremo tutte le condivisioni del caso che ci offre ovviamente iOS. Ah, ecco, ce lo fa vedere. Wow! Ce lo fa vedere. A questo punto visualizza in foto o condividi. Ok? L'ha già messo in foto. Ok, visualizza in foto. Eccolo qua. Ok, è questo qua. Ok, e fai qua condividi e quindi possiamo andarlo a mettere in tutti i nostri dispositivi, mandarlo a qualcuno, salvarlo sul disco perché abbiamo anche la possibilità di andare a fare salvataggio su file. Dai ragazzi, non male. Ovviamente poi possiamo spegnere qui e tornare indietro, ok, e ce lo ritroviamo ovviamente qui. Andiamo qua e lo spegniamo, ok, e ce l'abbiamo qua. Ecco, cosa possiamo fare qui nei tre puntini? Vediamo un po' l'ultima cosa. Possiamo, ovviamente, vabbè, io ci sono già andato sono maldestro. Tre puntini, sono qua i tre puntini, perché non la chiappo? Ok, possiamo rinominare, quindi possiamo rinominare la nostra gita. Salva e possiamo duplicare o eliminare. Dai, non male, non male, non male, ancora un po' da perfezionarsi ma non male.
Cosa ne pensate di questo Adobe Premiere per adesso per iOS? Poi magari può darsi che arriverà anche su dispositivi Android. Io non lo trovo malvagio, proprio diciamo da buttar via. Certo è un po' acerbo, venendo da LumaFusion mi sento un po' con comandi che non esistono, tipo il Command B, ecco, abituato, oppure il C per andare a selezionare una clip. Queste cose magari arriveranno, oppure ce lo terremo così. È un'alternativa un po' a CapCut, forse sì, forse no, più semplice, magari arriveranno ovviamente aggiornamenti che lo faranno crescere, chissà, chissà. Per adesso è gratuita, ovviamente la parte di montaggio video non le hai come abbiamo visto perché finiscono i crediti, però ragazzi secondo me si potrebbe anche utilizzare al posto di applicazioni un pochino più complesse. Ok, cosa ne pensate? Nei commenti fatemelo sapere. Bene, a questo punto se volete ovviamente condividere questo video con i vostri amici, fate anche un servizio perché gli fate conoscere che esiste questa applicazione in alternativa di altre, soprattutto solamente per iOS per adesso, poi speriamo che esca anche per Android. Ovviamente è un servizio che fate loro, ma lo fate anche a me medesimo, e con questo vi ringrazio. Poi in ultimo, se volete vedere tutti i video che sto preparando per Adobe Premiere per iOS, cliccate da questa parte sulla miniatura, oppure se volete invece vedere l'ultimo video che è uscito sul canale, cliccate da quest'altra parte sulla miniatura. Mi fa ridere sta cosa, però volevo provare sto esperimento. E poi qui nel logo per iscrivervi al canale. Con questo vi saluto, un abbraccio grande, state bene e a presto.